Il 24 marzo del 1999, un camion prese fuoco mentre viaggiava dalla Francia all'Italia attraverso il traforo del Monte Bianco. L'incendio, divampato nel cuore delle Alpi, trasformò il tunnel in un forno così rovente da renderlo inaccessibile per giorni, anche dopo lo spegnimento delle fiamme, e costò la vita a decine di persone. La costruzione del traforo del Monte Bianco iniziò nel 1959 con l'obiettivo di collegare Chamonix, in Francia, a Courmayeur, in Italia. L'idea di scavare un tunnel sotto le Alpi era stata proposta al Parlamento italiano già nel 1907, ma i tumulti di 2 guerre mondiali ne ritardarono l'attuazione per oltre mezzo secolo. Anche quando il progetto fu ripreso negli anni 50, era considerato estremamente ambizioso. 2 nuove organizzazioni si assunsero la responsabilità di realizzare metà del tunnel ciascuna, la francese Autoroutes et Tunnel de Mont Blanc, ATMB, e l'italiana CTMB, ovvero Società Italiana Traforo del Monte Bianco. Entrambe iniziarono a scavare dal proprio lato. 3 anni dopo, nel 1962, i 2 fronti si incontrarono nel cuore della montagna. Nel 1965 i lavori furono completati con successo. Il tunnel fu inaugurato dai presidenti di Francia e Italia e aperto al pubblico il 19 luglio dello stesso anno. All'epoca era 3 volte più lungo di qualsiasi altro tunnel autostradale esistente. Auto e camion non avrebbero più dovuto affrontare i pericolosi tornanti di montagna per attraversare le Alpi. Sebbene lungo solo 11 km e 600 metri, il tunnel permetteva di risparmiare in media 2 ore di viaggio. Il nuovo percorso divenne rapidamente popolare. Rappresentava l'unità in un continente che, all'inizio del XX secolo, era stato dilaniato dalla guerra. Come affermò il Presidente della Repubblica, quest'opera di pace era un simbolo per il mondo, un esempio di fiducia nella virtù del lavoro umano che costruisce, giorno dopo giorno, la vita delle nazioni. Oltre a rappresentare un simbolo di cooperazione tra paesi, il tunnel era anche una fonte di reddito estremamente vantaggiosa per i suoi gestori. Alla fine degli anni 90, ATMB applicava pedaggi che generavano un profitto netto pari al 91%. I veicoli pesanti erano particolarmente redditizi, per cui ne veniva autorizzato il transito in gran numero, spesso ignorando le misure di sicurezza, come la distanza minima tra i mezzi. Anche per l'Italia, il traforo del Monte Bianco era economicamente strategico. Garantiva circa 1/3 di tutto il traffico merci in uscita verso il nord Europa. Negli anni 90 erano state introdotte alcune misure di sicurezza, come nuove telecamere di sorveglianza, rifugi d'emergenza e un sistema di rilevamento incendi, ma la sicurezza non era una priorità reale. Nessun incidente mortale si era verificato nel tunnel fin dalla sua apertura. La mattina del 24 marzo del 1999, l'autotrasportatore belga Gilbert de Greve partì per una delle sue tratte abituali, dalla Francia all'Italia. Quel giorno trasportava circa 9.000 kg di margarina e 12.000 kg di farina, per un totale di 21 tonnellate di materiale infiammabile, stivato nel suo camion frigorifero. Mentre passava al casello autostradale sul versante francese del traforo del Monte Bianco alle 10:46, tutto sembrava procedere normalmente. Ma pochi minuti dopo, verso le 10:49, Gilbert de Greve notò che diverse auto provenienti dalla direzione opposta gli stavano lampeggiando contro. Un rapido sguardo agli specchietti rivelò una colonna di fumo bianco che fuoriusciva da sotto la cabina del suo camion. Una situazione certo allarmante, ma che difficilmente avrebbe suscitato un'emergenza immediata. Fino a quel momento, ben 16 camion avevano preso fuoco all'interno del traforo e in ogni caso gli incendi erano stati spenti direttamente dagli autisti. Alle 10:53, De Greve si trovava a circa 6 km dall'entrata, esattamente a metà del tunnel. Si fermò per affrontare il problema, ma il fuoco divampò in pochi istanti e lo costrinse ad abbandonare il mezzo. Resosi conto di non poter fare nulla per spegnere l'incendio, decise di fuggire correndo verso l'uscita italiana. Nel frattempo, le autorità francesi avevano già ricevuto diversi segnali dai rilevatori di fumo. Le autorità italiane no. I loro rilevatori erano stati disattivati dopo una lunga serie di falsi allarmi. Un minuto dopo l'esplosione del camion,
Fu un altro autista a dare l'allarme, mettendo finalmente in contatto gli operatori dei due versanti. Alle 10:55 il traffico venne bloccato e tutti gli allarmi antincendio furono attivati. All'interno del tunnel si trovavano almeno 10 auto e 18 camion, con circa 50 persone intrappolate. I veicoli provenienti dal lato francese non potevano superare il mezzo in fiamme. Alcuni automobilisti riuscirono a fare inversione e a tornare indietro, ma per la maggior parte dei camionisti lo spazio non era sufficiente. Alle 10:57, oltre un decimo del tunnel era già invaso dal fumo. Il carico di margarina stava alimentando l'incendio con una furia crescente. Gli operatori potevano vedere il fumo dalle telecamere di sorveglianza, ma la qualità delle immagini era così bassa che non riuscivano a determinarne l'origine esatta. Alle 10:59 arrivarono 2 autopompe dalla vicina città di Charmeny. Una volta entrati nel tunnel, i vigili del fuoco scoprirono che il calore aveva sciolto i cavi dell'illuminazione, lasciandoli immersi nel buio assoluto. Tra il fumo, i veicoli abbandonati e le fiamme, l'avanzata fu impossibile. I soccorritori scesero dai camion e cercarono riparo nelle cabine antincendio di emergenza, disposte a intervalli regolari lungo la carreggiata. Da lì potevano sentire il fragore del carburante che bruciava, rotolando lungo la strada, seguito dallo scoppio di pneumatici e serbatoi. Nel frattempo, anche altri veicoli avevano preso fuoco. Alle 11:11 altri vigili del fuoco arrivarono dal versante italiano, ma anche loro furono costretti ad abbandonare i propri mezzi. Resisi conto che le cabine di emergenza non sarebbero bastate a proteggere chi era intrappolato, iniziarono a cercare i colleghi dispersi. Fu allora che Pierlucio Tinazzi, un addetto alla sicurezza del traforo, entrò nel tunnel a bordo della sua moto BMW K75, nel tentativo disperato di salvare chi era ancora vivo. Il suo compito era pattugliare la galleria, garantire la fluidità del traffico e intervenire in caso di emergenze. Quel giorno, però, andò ben oltre il dovere. Lo chiamavano Spadino, per via della sua figura alta e snella, e proprio come una lama si lanciò tra le fiamme. Nella sua ultima comunicazione con la sala di controllo, dichiarò di aver trovato un camionista privo di sensi lungo il tragitto e di averlo trascinato in uno dei rifugi antincendio per proteggerlo. Si trattava del Rifugio 21, un piccolo locale blindato a tenuta stagna, ma era troppo vicino al cuore dell'incendio. L'ossigeno finì, i fumi tossici penetrarono ovunque, entrambi morirono asfissiati, abbracciati dal silenzio e dal calore mortale del rogo. Nel tentativo di aiutare chi era ancora intrappolato, gli operatori italiani iniziarono a pompare aria fresca nel tunnel, nella speranza di disperdere il fumo letale. Si rivelò però un tragico errore di valutazione. L'aria fresca alimentò ulteriormente le fiamme, accelerando la propagazione dell'incendio e riducendo drasticamente l'ossigeno disponibile per chi si trovava ancora all'interno. Alle 11:30, meno di 40 minuti dopo l'inizio del rogo, il fumo aveva già raggiunto il versante francese del tunnel. A quel punto l'accesso all'incendio era diventato impossibile. Il fuoco continuò a bruciare senza sosta per 53 ore, raggiungendo temperature fino a 1000 gradi Celsius, abbastanza alte da fondere l'asfalto. I vigili del fuoco rimasti bloccati furono salvati 5 ore dopo da una terza squadra, che riuscì a raggiungerli passando attraverso un condotto di ventilazione. Furono trasportati in ospedale, tutti in condizioni gravi. Uno di loro morì in seguito, a causa delle ustioni e dell'intossicazione da fumo. In totale, persero la vita 29 persone intrappolate nei loro veicoli e altre 9 morirono mentre cercavano disperatamente di fuggire. L'incendio diede il via a un'indagine di vasta portata. Furono coinvolti 70 investigatori, 160 testimoni, 60 avvocati e oltre 200 querelanti. Nel 2005, 16 persone e aziende vennero processate per omicidio colposo, tra cui l'autista del camion Gilbert de Greve, i costruttori del mezzo, Volvo, e i gestori del tunnel, ATMB e CTMB. Alla fine, 13 imputati furono ritenuti colpevoli. Le condanne variavano da pene detentive con sospensione condizionale fino a 6 mesi di carcere. De Greve fu condannato a 4 mesi con sospensione condizionale, mentre le accuse contro Volvo vennero completamente ritirate.
I lavori di riparazione durarono 3 anni e comportarono una revisione radicale delle misure di sicurezza. Tra i nuovi interventi si annoverano l'installazione di semafori aggiuntivi per regolare il traffico in caso di emergenza, tunnel di evacuazione, 78 nuove postazioni antincendio, 3.680 rilevatori di fumo, collegamenti video con le postazioni di sicurezza e un sito remoto per l'ispezione dei carichi, utile a verificare che i veicoli non presentassero surriscaldamenti prima di entrare nel tunnel. Per il suo gesto di eroismo, che gli costò la vita, Pierlucio Tinazzi fu insignito postumo della medaglia d'oro al valor civile. Per anni, centinaia di motociclisti italiani e francesi si sono riuniti per ricordarlo nel Memorial Spadino, un raduno che partiva dal suo paese natale e arrivava fino al traforo del Monte Bianco. Non era solo una commemorazione, era un messaggio, un modo per ricordare che il coraggio, a volte, si trova dove meno te lo aspetti. Anche se il raduno è stato interrotto nel 2020, il ricordo di Pierlucio continua a vivere, come simbolo di altruismo, come esempio di ciò che significa non voltarsi mai dall'altra parte. Nonostante l'accuratezza delle indagini, una domanda rimane senza una risposta definitiva. Come è scoppiato l'incendio? La teoria più accreditata è che una sigaretta accesa, gettata da un altro veicolo, sia finita nel condotto di aspirazione del motore del camion, incendiando il filtro dell'aria. Qualunque sia stata la causa, l'incendio del traforo del Monte Bianco è stato un disastro raro e devastante, che ha mostrato quanto sia essenziale mantenere la massima vigilanza nei lunghi tunnel di montagna, dove anche un solo errore può avere conseguenze irreparabili. Un evento che non dovrebbe mai più ripetersi. Se questo racconto ti ha colpito, iscriviti al canale. Qui approfondiamo storie vere, tragedie spesso dimenticate e vicende che meritano di essere raccontate, dal mare alle montagne, dallo sport alla cronaca. Ogni settimana nuovi episodi per riflettere, ricordare e capire.